Cari amici del canale, buongiorno. Innanzitutto sono con Elisabetta, come vedete non è scomparsa perché ogni tanto qualcuno ci chiede che fine ha fatto Elisabetta, Ci sono, perché non fate più dei video assieme. Torniamo a farli anche appunto sull'ebraico che Elisabetta sta continuando a studiare, ormai al terzo anno con l'Università di Gerusalemme, ma oggi lei avrà una parte importantissima perché? Perché il Papa ha detto no. Ha detto no a che cosa? Ha detto no alla concessione alle donne di celebrare un ministero. A loro non può e non deve essere concessa la, come dire, la sacralità della liturgia. Voi sapete che c'è per esempio nella messa la liturgia della parola e la liturgia del sacrificio, e quindi il Papa continua, la Chiesa continua, ovviamente la Chiesa cattolica continua nel suo atteggiamento nei confronti delle donne. Ma la situazione è molto complessa. È molto complessa soprattutto per le religioni monoteistiche, nel senso che il rapporto con il femminile da sempre ha costituito un problema, è stato oggetto di discussioni, nella migliore delle ipotesi, oppure come vediamo in alcuni esempi, è veramente fonte di azioni anche dagli esiti drammatici, e lo sappiamo, lo ascoltiamo molto spesso dai media. Quello che ci interessa, che mi interessa, che interessa a me Elisabetta oggi rappresentarvi, è che questa complessità era già presente nelle origini della religione giudaico-cristiana, proprio in rapporto alla quella che possiamo chiamare liturgia della parola, cioè la preghiera, e la donna, o meglio la presenza della donna. Oggi ci sono diverse forme di ebraismo, c'è l'ebraismo ortodosso, c'è l'ebraismo riformato, c'è l'ebraismo conservatore. Ciascuna di queste forme di ebraismo ha una posizione nei confronti della liturgia della parola, e per liturgia della parola intendo dire questo. Abbiamo già parlato della preghiera più importante dell'ebraismo, che è lo Shema Israel, cioè ascolta Israele, che si trova nel capitolo 6 del Deuteronomio. E allora già dall'inizio ci si chiedeva se la donna lo deve recitare, se la donna ha gli stessi obblighi dell'uomo, ma come vedremo addirittura quale deve essere la posizione della donna nel momento in cui un uomo recita lo Shema. Le discussioni addirittura ancora prima erano sull'orario in cui bisognava recitare questa preghiera, nel senso che in Deuteronomio c'è scritto la reciterai quando ti alzerai e quando ti coricherai, ma per decenni nel giudaismo ci sono state discussioni per stabilire il momento esatto, cosa vuol dire quando ti alzerai, cosa vuol dire quando ti coricherai, cioè a che ora della giornata, quindi in che momento della posizione del sole si deve recitare questa preghiera. Allora la cosa migliore da fare è andare a vedere le discussioni, una parte delle discussioni dei maestri proprio su questo aspetto, cioè sull'aspetto del comportamento da tenere nel momento in cui si esercita la liturgia della parola, intendendo con questo dire che lo Shema è la preghiera sacra per eccellenza dell'ebraismo, e quindi hanno i maestri discusso per secoli su questo, e come dicevo prima ci sono varie forme di ebraismo attuale che hanno posizioni diverse. Però quello che ci interessa
è raccontare, far vedere come sin dalle origini questa religione, la religione giudaico-cristiana, soprattutto quella giudaica da cui quella cristiana deriva, sia una religione molto concreta, perché sentendo le cose che ora ascolterete ci si chiede ma che importanza poteva avere per un Dio spirituale ciò che sentirete adesso? Eppure aveva una importanza fondamentale, tant'è che per decenni, per secoli, e poi tutte le cose sono state messe per iscritto, sono state raccolte, si è discusso di elementi come quelli che adesso Elisabetta vi leggerà e ve le leggerà dal Talmud, che appunto raccoglie il pensiero dei maestri. Prego. Quindi Mauro, possiamo dire che questo diniego granitico del Papa nei confronti delle donne potrebbe avere radici che affondano nel passato? Sì, diciamo che non mi stupisce. Mm, va Cioè bene. non mi stupisce nel senso che adesso che i nostri amici ascolteranno quello che tu ci leggerai, ci farà capire che in realtà non è un problema semplice, Certo. evidentemente. Siamo quindi nel Talmud babilonese. Vediamo questo capitolo che riguarda i divieti derivanti dalla nudità femminile. Disse Rabbi Yitzhak, un tefach di pelle scoperta di una donna è considerato come una nudità. Intanto ti chiedo il tefach a cosa Ma corrisponde? il tefach è una unità di misura che corrisponde al palmo di una mano, alla larghezza del palmo o di 4 dita, quindi diciamo all'incirca 9-10 centimetri. E riguardo a cosa è stato detto? Se diciamo che è stato detto riguardo al divieto di guardare una donna a lui proibita, ha detto Rav Sheshet, per quale motivo la Torah ha elencato i gioielli sulle parti esterne del corpo insieme ai gioielli sulle parti interne? Per insegnarti che chiunque guardi persino il dito mignolo di una donna è come se guardasse la sua parte intima. Piuttosto, dobbiamo dire che l'insegnamento di Rabbi Isaac si riferiva alla moglie e al divieto per l'uomo di recitare lo Shema se vede un tefach scoperto di una parte del corpo di lei che generalmente è coperto. Ecco, quindi già qui capite che quel no del Papa alla concessione dell'aspetto sacrale della liturgia alle donne è quasi insignificante rispetto a quello che Elisabetta ci sta leggendo, ma c'è ben altro. Sì, qui la nota ci porta ad andare a vedere cosa c'è scritto nella Halakha numero 7, però ti chiedo se puoi spiegarci che cos'è un Halakha. Beh, la halakha è, come dire, la parte normativa della tradizione ebraica, quella che contiene le leggi, le regole, cioè contiene le 613 cosiddette mitzvot e più altre regole che sono nate col Talmud e regole rabbiniche, insomma. Non si può recitare lo Shema in presenza di una donna che abbia un tefach di pelle scoperto di una parte del corpo che viene generalmente coperta, persino se si tratta della propria moglie. Quindi una precisazione ancora. Disse Rav Hisda, la gamba di una donna è considerata come una nudità. Come è detto, scopri la coscia, attraversa i fiumi. Isaia 47,2. E è scritto nel versetto successivo, si scopra la tua nudità e si veda la tua vergogna. Isaia 47,3. Disse Shemuel, la voce di una donna è considerata come una nudità. Come è detto, perché la tua voce è dolce e il tuo aspetto è attraente. E qui siamo nel Cantico dei Cantici 2,14. Disse Rav Sheshet, i capelli di una donna sono considerati come una nudità. E qui abbiamo di nuovo una nota, abbiamo Halakha 9 che ci dice: Quindi mi verrebbe da dire copriti. non si possono guardare i capelli di una donna con cui non è permesso avere un rapporto sessuale. Non si può recitare lo Shema se si possono vedere i capelli della propria moglie
o di un'altra donna sposata, anche se non li si stanno guardando. Il divieto sulla lettura dello Shema riguarda solo donne sposate, che in genere si coprono i propri capelli. Si può tuttavia recitare lo Shema in presenza di donne non sposate, che in genere non si coprono i capelli. Secondo alcuni, in una generazione in cui la maggior parte delle donne sposate non osservano l'obbligo di coprirsi la testa, i capelli scoperti non sono considerati come una nudità. Perciò a un uomo è permesso recitare lo Shema e altre preghiere nonostante veda i capelli di una donna sposata. Secondo altri, dal momento che una donna sposata è obbligata a coprirsi i capelli, questi sono una delle parti del corpo che, se sono scoperte, vengono sempre considerate nudità, a prescindere dall'uso locale. Ecco, quindi questo sempre in relazione alla possibilità per il maschio di recitare la preghiera fondamentale dell'ebraismo in presenza di una donna. Quindi siamo ben oltre i problemi che si pone la Chiesa Cattolica. Ora abbiamo invece delle precisazioni sulla posizione in cui devono essere i tefillin mentre si dorme, e ti chiedo se ci puoi parlare dei tefillin. Ma i tefillin erano delle, come dire, strisce di pergamena sulle quali erano scritti dei passi della Torah e che erano chiusi dentro delle custodie di cuoio, dentro delle capsule di cuoio, e venivano appese al corpo, o al braccio sinistro oppure alla testa, quindi erano parti della Torah. Chiese Rav Yosef, figlio di Rav Nehunia, a Rav Yehuda: qual è la regola riguardo a un uomo che mette i suoi tefillin sotto la testa quando va a dormire? Non mi sto chiedendo quale sia la regola se li mette sotto i piedi, perché ciò sarebbe ovviamente un comportamento irrispettoso nei loro confronti. Mi chiedo invece qual è la regola riguardo a chi li mette sotto la testa. Gli disse Rav Yehuda: così disse Shemuel, gli è permesso mettere i tefillin sotto la testa mentre dorme, persino se la moglie è con lui. Avete capito? Persino se la moglie è con lui. Non c'è bisogno di commenti. Si obietta con una baraità, ti chiedo precisazioni. Ma le baraitot, plurale di baraità, erano degli, diciamo, degli insegnamenti esterni a quelli che erano gli insegnamenti delle scuole ufficiali. La baraità rappresenta anche la raccolta di questi insegnamenti, che quindi è entrata a far parte della cosiddetta tradizione orale dell'ebraismo. Quindi un termine che deriva dall'aramaico. Sì. Si obietta quindi con una baraità. Un uomo non mette i suoi tefillin sotto i piedi, poiché ciò sarebbe un comportamento irrispettoso nei loro confronti. Può tuttavia metterli sotto la testa, ma se sua moglie è con lui a letto, allora gli è vietato. Se c'è un posto più alto del letto di almeno 3 tefachim o più basso di almeno 3 tefachim, gli è permesso porre i tefillin anche se sua moglie è con lui. Quindi tefachim, plurale di Tefach? tefach, quindi sarebbero più o meno 30 cm. Più o meno 30 30 cm. cm. Quindi addirittura si arriva a misurare la distanza che consente, la distanza in centimetri che consente o meno la recita della preghiera. L'obiezione a Shemuel è un'obiezione definitiva, disse Ravà, anche se ciò che è insegnato nella Baraità è un'obiezione definitiva contro Shemuel. La norma segue comunque la sua opinione, secondo cui uno può mettere i tefillin sotto la testa anche se la moglie è con lui. Esatto. Una precisazione. Elisabetta sta leggendo il Talmud tradotto e pubblicato dai traduttori ebrei, quindi siamo assolutamente al di fuori di ogni possibile dubbio sulle parole che lei legge. Non si possono avere rapporti coniugali se ci sono i tefillin nella camera da letto, a meno che non si mettano in un involucro che sia a sua volta dentro un altro involucro. L'involucro esterno non può essere un contenitore designato apposta per i tefillin.
È vietato mettere i tefilin sotto i piedi o direttamente sotto la testa quando si va a dormire, anche se si inseriscono in un involucro dentro un altro involucro e anche se non si è a letto con la propria moglie. Se però i tefilin non si mettono direttamente sotto la testa e se non si è insieme alla moglie a letto, è permesso farlo. Se c'è la moglie a letto, bisogna porli in un contenitore dentro un altro contenitore. Qui andiamo su un tema davvero caldo per l'epoca, immagino. Parliamo della lettura dello Shema, quindi torniamo a questa preghiera importante, tu ci Certo, insegni, forse quella fondamentale per fondamentale. l'ebraismo. Lettura dello Shema a letto vicino a una persona nuda. Chiese Rav Yosef, figlio di Rav Nehunia, a Rav Yehuda: se due persone stanno dormendo nude sullo stesso letto, qual è la regola se uno si gira da una parte e recita la lettura dello Shema e l'altro si gira dall'altra parte e recita la lettura dello Shema? Gli disse Rav Yehuda: così disse Shemuel, è permesso persino se è sua moglie a essere a letto con lui. Addirittura. Controbatte Rav Yosef alle parole di Shemuel: vorresti dire che se è permesso con la moglie non c'è neanche bisogno di chiedersi quale sia la regola con un'altra persona? Al contrario, la moglie di un uomo è come lui stesso, mentre un'altra persona non è come lui stesso. Si obietta qui citando due baraitot, quindi Sì, plurale di esatto, abbiamo baraita, già detto che cos'è plurale la... femminile. Esattamente, abbiamo Vabbè. già detto che cos'è la baraità. In una è insegnato: se due persone stanno dormendo nude sullo stesso letto, una si giri da una parte e legga lo Shema e l'altra si giri dall'altra parte e legga lo Shema. E nell'altra baraità è insegnato: se uno sta dormendo a letto e i figli e gli altri membri della famiglia gli sono accanto, non reciti la lettura dello Shema, a meno che non ci sia un manto che si frapponga tra loro. Se però i figli e gli altri membri della famiglia sono minorenni, gli è permesso recitarla. La cosa è comprensibile e le due baraitot non si contraddicono, secondo Rav Yosef, che fa la distinzione tra la moglie di qualcuno e un'altra persona, poiché possiamo dire che una, la prima baraità, si riferisce a chi si trova a letto con la moglie e l'altra, la seconda baraità, si riferisce a chi si trova a letto con qualcun altro, ma non sua moglie. Ma secondo Shemuel, che non distingue tra la moglie e altre persone, le due baraitot sarebbero contraddittorie. Shemuel ti direbbe: secondo Rav Yosef, le due baraitot vanno davvero d'accordo? Eppure è stato insegnato nella seconda baraità citata sopra che se uno sta dormendo a letto e i figli e gli altri membri della famiglia sono anch'essi a letto, non reciti la lettura dello Shema a meno che non ci sia un manto che si frapponga tra loro. È ovvio che tra i membri della famiglia è inclusa la moglie, eppure non si può recitare lo Shema se si è a letto con lei. E quindi cosa devi dire? Bisogna dire che per Rav Yosef la regola per quanto riguarda la lettura dello Shema se ci si trova a letto con la moglie è una disputa fra Tannaim. Pertanto posso dire che anche per me, Shemuel, tutta la questione del recitare lo Shema stando a letto con qualcuno, sia la moglie che altri, è una disputa fra Tannaim. Tannaim. Ecco, sì. Tannaim erano dei maestri, dei ripetitori, si dice, così col significato del termine, che hanno operato per circa 2 secoli, nei primi 2 secoli d.C., poi diciamo, le loro opinioni sono state poi raccolte e anche queste sono entrate a far parte della tradizione orale del giudaismo. Tannaim. Quindi è sempre un termine aramaico. Sì, La radice mi sembra sia tanna, che vuol dire ripetere. esattamente, difatti sono i ripetitori. I Perfetto. ripetitori. Molto Ecco, volevo interessante. soltanto far notare Sì. la differenza tra la monarchia assoluta rappresentata dal cattolicesimo, dove il monarca assoluto, il Papa, dice no ed è no, e la libertà di pensiero e di discussione
che c'era e che c'è nel giudaismo, dove i maestri continuamente disputavano e disputano sul significato di ciò che hanno letto nella Torah, soprattutto perché tutte queste discussioni derivano da tentativi di interpretare correttamente ciò che c'è scritto nella Torah. Quindi da quel reciterai lo Shema quando ti alzerai e quando ti coricherai e altre cose che, se avete voglia di andare a leggere, le trovate nel capitolo 6 del Deuteronomio, hanno dato origine a tutto questo e ad altro ancora. Sì, perché sempre nell'ambito essere a letto vicino a una persona nuda ci sono poi dettagli anatomici. Abbiamo infatti una discussione sui glutei. Addirittura. Sì. Ha detto il maestro nella Baraità citata sopra: uno si giri da una parte e reciti la lettura dello Shema, ma non c'è forse un problema nel fatto che i loro glutei si toccano? Questa baraità è di supporto all'opinione di Rav Huna, poiché Rav Huna disse i glutei non sono inclusi nei divieti a causa di nudità. Prendiamo atto. Se due persone sono nude sotto la stessa coperta, non possono recitare lo Shema, a meno che non ci sia un manto dalla vita in giù che si frapponga tra loro. Nel caso della propria moglie è permesso girarsi da una parte e recitare lo Shema, in base all'opinione di Shemuel e di Rav Yosef. Prendiamo atto intanto di quanto siano concrete queste riflessioni, Sì. sulle quali ovviamente non esprimiamo No. giudizi di nessun tipo, ma quello che viene ovviamente da dire, almeno da chiedersi, ed è una domanda lecita, ma può un Dio spirituale preoccuparsi di elementi simili? È vero che tutto questo si riferisce anche alla necessità che la Shema, questa preghiera, sia recitata con la massima concentrazione. Ed è ovvio che la nudità potrebbe essere un elemento distraente. Però, insomma, direi che L'insegnamento è quello di portare rispetto a questa... portare rispetto a questa preghiera e fare in modo che nulla la distragga. Però, ripeto, facciamo sempre il confronto tra ciò che si discuteva nel momento in cui il giudaismo cercava di capirsi, cioè di capire che cosa doveva fare per rispettare le leggi del suo Dio, e ciò invece su cui discute la Chiesa Cattolica, che è ben altro rispetto a questa concretezza di discussioni, insomma, di dialoghi. Sì, qui c'è ancora una precisazione. Secondo alcuni è comunque necessario porre un manto come barriera ed è bene fare così. C'è una discussione sulla questione se la norma segua l'opinione di Rav Huna, per il quale i glutei non sono inclusi nei divieti a causa di nudità, oppure no. Secondo lo Shulchan Aruch sono considerati nudità, mentre secondo il Magen Avraham e secondo il Gaon di Vilna non sono inclusi nel divieto di nudità. Quindi insomma c'è una discussione molto concreta su questa parte anatomica. Esattamente. La norma segue la versione dell'opinione di Rav Hisda, per cui se qualcuno si trova a letto con i figli nudi, se i figli hanno meno di 12 anni e le figlie meno di 11 anni, pure se presentano i segni della pubertà, è permesso recitare lo Shema. Se i figli hanno tra i 12 e i 13 anni e le figlie tra gli 11 e i 12 anni, se hanno peli pubici, è vietato, altrimenti è permesso. Se i figli hanno più di 13 anni e le figlie più di 12, pure se ancora non presentano i segni della pubertà, è vietato. Ecco, qui tra l'altro, giustamente, tu leggi quello che è scritto nella Halakha, ma in altra parte del Talmud, qualche altro maestro dice se le figlie hanno meno di 3 anni, non di 11. Quindi, insomma... Sì, tagli anche legati allo sviluppo fisico di questi ragazzini, che potrebbe comunque distrarre colui che prega.
perché sì, non vedo altro motivo. no, esattamente. E le letture che mi hai consigliato sono terminate. Trovo davvero interessante questo studio che mi riporta anche a studiare altri termini in ebraico. Sì, e l'importante appunto non è assolutamente giudicare ciò che c'è scritto, ma capire quale fosse e quale sia, tra l'altro, la concretezza che io sempre evidenzio quando parlo della Bibbia e quanto si sia lontani, l'avete sentito in queste pagine che ci ha letto Elisabetta, quanto si sia lontani da un discorso prettamente o esclusivamente spirituale nel rapporto con Dio, ma quanto sia forte invece la preoccupazione di recitare con convinzione questa preghiera ritenuta così importante al punto da doverla recitare in una situazione in cui non ci sia nessun tipo di distrazione. Sono cose che sono ovviamente lontane dalla mentalità nostra, dico nostra, di chi è stato allevato all'interno del cattolicesimo, ma che fanno sì che quando poi la monarchia assoluta rappresentata dal cattolicesimo emani delle regole che anche a noi risultano incomprensibili, ma ci fanno capire da che tipo di radici in realtà proveniamo. Questi ricordi riecheggiano ancora oggi e quindi non ci dobbiamo stupire per le decisioni prese in Vaticano recentemente. C'è Esattamente. un muro di granito tra il maschio e la femmina, non solo un Esattamente, velo. esattamente. La differenza è che qui si discute. Col Vaticano, sì, è vero che le varie conferenze episcopali hanno cercato di suggerire al Papa tutta una serie di soluzioni diverse che dessero anche maggiore importanza ministeriale alla donna, sto parlando del cattolicesimo, ma poi in questa fattispecie il monarca assoluto ha detto no e sarà no. E allora Non ci stupiamo. non ci stupiamo e andremo avanti nel cercare di far capire le origini della religione nella quale gran parte dell'Occidente è immerso e dalla quale Assolutamente. gran parte dell'Occidente e non solo è fortemente condizionato. Grazie. Possiamo salutare. Grazie a tutti gli amici. Ciao a tutti, grazie e alla prossima e andremo avanti con Elisabetta anche in relazione agli studi che lei sta facendo con l'Università di Gerusalemme proprio per capire sempre meglio la mentalità nella quale è stato scritto quel libro che rappresenta l'origine di di tre religioni monoteiste. Alla prossima. Ciao a tutti, Grazie. grazie, alla Ciao. prossima.